Salve a tutti, bentornati sul canale. Parliamo di Vasilie Kostov, sperando di non sbagliare la pronuncia del nome del talento serbo, calciatore accostato all'Inter e ne andiamo a parlare per valutare pro e contro le caratteristiche tecniche, come potrebbe integrarsi nel sistema di gioco dell'Inter e soprattutto per cercare di capire se è un profilo da Inter o meno. Ricordiamo innanzitutto che è un calciatore che viene dato molto vicino all'Inter per un costo di circa 20 milioni o di poco superiore ai 20 milioni. L'Inter è in vantaggio rispetto alla concorrenza e oserei dire che concorrenza: Arsenal e Bayern tra le varie squadre interessate al calciatore in forza alla Stella Rossa. Iniziamo innanzitutto con la scheda tecnica di Kostov. E vediamo, nato nel 2008, quindi parliamo di un calciatore davvero giovanissimo, compirà 18 anni il prossimo maggio, altezza 1,76 m, attuale nazionale Serbia Under 19, in realtà però ha già fatto l'esordio anche con la nazionale maggiore, appunto nazionale serbo. Vediamo anche i numeri stagionali. Nel campionato ha giocato 24 partite condite da 10 gol e ben 6 assist. In Europa League 7 partite e 2 gol. Tra l'altro uno dei 2 gol realizzato contro il Porto, quindi neanche insomma avversari minori per così dire. Come vediamo, posizione naturale trequartista, altro ruolo centrocampista o ala destra, contratto in scadenza nel 2028, secondo Transfermarkt, valore attuale 10 milioni però. Il valore di Transfermarkt è sempre da prendere con le pinze, è giusto una stima, però come detto l'Inter sta trattando il calciatore per una cifra intorno ai 20 milioni. Come vediamo è un calciatore cresciuto nella Stella Rossa e qui ecco i vari club interessati vengono riportati: Inter, Milan, Juventus, Borussia Dortmund, Bayern, Arsenal. Non c'è la probabilità in quale squadra potrà finire il calciatore Kostov, però l'Inter sembra in questo momento in vantaggio rispetto alla concorrenza. Arriviamo al punto che tipo di calciatore è, perché è vero, le statistiche sui gol e assist sono ottime, però ecco, per cercare di capire come potrebbe integrarsi nell'Inter. Partiamo innanzitutto da alcuni dati, da alcune statistiche di Kostov. Queste sono le statistiche stagionali in campionato e come vediamo, ecco, le statistiche relative ai passaggi: 6 assist come appena detto, e precisione dell'87%, nella propria metà campo la precisione sale al 92%, nella metà campo avversaria 87%, palle lunghe precise 78% e vediamo anche precisione passaggi pallonetto 59%, accuratezza dei cross 37%. Per fare un paragone, per capire se questi sono numeri importanti o meno, per esempio la precisione in generale di Çalhanoğlu è del 91%, passa al 95% nella propria metà campo, all'88% nella metà campo avversaria. Quindi vediamo numeri di Kostov che non si distaccano tanto da quelli di Çalhanoğlu per precisione dei passaggi. Palle lunghe precise di Çalhanoğlu sono il 59%, anche se in generale ne sono di più perché ne tenta di più. Precisione dei passaggi pallonetto 57% Çalhanoğlu, accuratezza dei cross 36%, lì siamo più o meno in linea. Insomma, sono già questi dei numeri che ci fanno capire la tecnica del calciatore. Passiamo anche ad un altro tipo di statistiche, quelle ecco a partita, e poi andiamo anche a riepilogare quali sono le sue doti principali. Qui vediamo dribbling riusciti 0,5. Se facciamo un paragone con Lookman, per dire un profilo che era stato seguito dall'Inter, ne ha 1,2 riusciti a partita. Contrasti vinti 2,2, quelli di Lookman 3,4, duelli a terra 2, Lookman sono 2,8. Arriviamo al punto: che tipo di calciatore è, come può inserirsi nell'Inter. Innanzitutto è un trequartista, può essere utilizzato in altri ruoli, ma la sua posizione principale rimane quella del trequartista. Poi è un calciatore che svaria tanto, come vediamo dalla heatmap stagionale, copre ecco una porzione ampia di campo, però il ruolo naturale è sulla tre quarti.
È un trequartista che ha un'ottima visione di gioco, riesce a servire anche bene i compagni e da qui arriva il gran numero di assist. È un calciatore che ha grande qualità anche nel passaggio, sia corto che lungo, come abbiamo visto dalle statistiche, e cosa che colpisce particolarmente di Kostov è anche l'abilità nella scelta, che non è mai un qualcosa di scontato, perché un conto è fare un'esecuzione corretta, però il calciatore si vede anche dalle scelte che fa, e quindi Kostov, quando si trova in possesso di palla sulla tre quarti, molto spesso fa la scelta giusta, e questo è un dettaglio non trascurabile per un calciatore che non ha ancora compiuto 18 anni. Come abbiamo visto dai numeri, non è un driblomane, però anche negli spazi stretti riesce ad evitare l'avversario. In che modo? Magari con controlli orientati, delle finte di corpo, quindi diciamo che non è un profilo a cui affidare il pallone che punta e salta l'avversario, è quel profilo però di grande qualità, ecco, sulla tre quarti, che riesce ad evitare, riesce a destreggiarsi anche nello stretto grazie proprio alla sua tecnica. Nelle partite, tra i vari video che troviamo, Kostov emerge anche per l'inserimento e il fiuto del gol. Ecco, molto spesso i gol sono stati realizzati magari con degli inserimenti in area, facendosi trovare al posto giusto e al momento giusto, quindi questo è un altro segnale di un calciatore che è estremamente valido. Naturalmente non possiamo valutare soltanto i lati positivi di Kostov, perché un calciatore così giovane avrà delle aree da migliorare, e ovviamente le ha anche Kostov. Quali sono? Innanzitutto la struttura fisica del calciatore: altezza 1,76 m, peso circa 70 kg, quindi non è un calciatore molto strutturato fisicamente. C'è bisogno un po' di migliorare per resistenza, anche perché poi un conto è giocare nel campionato serbo, un altro è giocare nei maggiori campionati europei, anche la Serie A, campionati dove magari sul trequartista molto spesso troviamo il centrocampista centrale avversario, e ancora più spesso forse il centrocampista centrale avversario non è un calciatore estremamente tecnico, ma a volte troviamo dei mediani. Faccio un esempio: il Genoa di De Rossi presenta Frendrup in quella posizione, quindi calciatore che poi, ecco, la mettono anche un po' sul piano fisico, sul piano del contrasto. Chiaramente molto spesso un trequartista estremamente tecnico si troverà una marcatura a uomo o quasi, e anche abbastanza aggressiva, quindi da questo punto di vista forse Kostov dovrà migliorare un po' per quanto riguarda la resistenza. L'altro aspetto da migliorare è la fase di non possesso, perché chiaramente ormai nel calcio moderno tutti sono chiamati a partecipare anche alla fase di non possesso, che non significa che deve tornare nella propria metà campo o in difesa, ma che deve partecipare attivamente al pressing, soprattutto in una squadra come l'Inter, che fa un pressing alto, in una squadra che è abituata a recuperare spesso palla nel terzo di campo offensivo, quindi chiaramente questo è un altro aspetto da migliorare, ecco, la fase di pressing. E poi anche lì arriviamo, ecco, ci colleghiamo con l'aspetto fisico e quindi con la resistenza, perché chiaramente un calciatore un po' più strutturato fisicamente potrà avere maggiori possibilità di fare un pressing vincente recuperando il pallone. C'è poi da valutare, ovviamente, ci sono altre situazioni da valutare. La prima è proprio l'aspetto tattico, perché chiaramente un conto è giocare nel campionato serbo, un altro è in Serie A. Cambia tanto dal punto di vista tattico, e quindi probabilmente lì ci sarà bisogno di un periodo per farlo integrare in un campionato più difficile, per farlo integrare in un tipo di gioco diverso. E l'altra situazione naturalmente è l'aspetto mentale, perché chiaramente un conto è giocare alla Stella Rossa, un altro è subire le pressioni all'Inter, essere anche costantemente sotto esame, perché poi sappiamo, quando ci sono delle cifre importanti investite, e parliamo comunque di oltre 20 milioni per un classe 2008, chiaramente ci sono anche delle pressioni, e quindi si è sempre un po' sotto la lente di ingrandimento, quindi dal punto di vista mentale sarà da valutare, seppur già la Stella Rossa comunque ha dimostrato di non soffrire il peso delle partite, perché, per fare un esempio, prima abbiamo citato il gol in Europa League contro il Porto. Nell'ultima sfida contro il Partizan Belgrado ha realizzato gol e assist, e sappiamo quanto è sentita la sfida tra Stella Rossa e Partizan Belgrado.
In ogni caso è un profilo che quindi tecnicamente molto valido. Come detto, gran visione di gioco, bravo nelle scelte, dall'aspetto mentale comunque sarà da valutare, ma convince per quanto appena citato, ha delle aree ovviamente da migliorare. Però è un profilo che ha ampi margini di miglioramento, parliamo di un calciatore, come detto, giovanissimo. Arriviamo al punto come può essere utilizzato nell'Inter. Nel 3-5-2 verrebbe da dire soltanto da mezzala, però chiaramente lui è un calciatore tecnico, bravo negli inserimenti, però alla mezzala dell'Inter si richiede tanto lavoro anche in fase di costruzione, in fase di interdizione. Insomma, per utilizzarlo da mezzala ci sarebbe bisogno di un gran lavoro dal punto di vista tattico ed io generalmente non amo quando vengono snaturate le caratteristiche dei calciatori. Può adattarsi sicuramente, stiamo parlando di un calciatore giovane, si sono adattati calciatori anche ben più in là con gli anni. Per fare un esempio, Çalhanoğlu e Mkhitaryan sono stati adattati in altri ruoli e lo hanno fatto anche benissimo, però in generale se prendo un talento e faccio un investimento importante, per la mia idea cercherò sempre di metterlo nella sua posizione naturale. E quindi in quel caso potrebbe essere ottimale per un Inter col 3-4-2-1, un sistema di gioco che probabilmente non è mai stato completamente accantonato nei pensieri del tecnico e Kostov potrebbe essere proprio uno dei due dietro l'attaccante, quel calciatore che può dare la qualità sulla tre quarti, perché possiamo un po' vederlo come una sorta di regista avanzato, quindi non un funambolo, però un calciatore insomma che fa comodo alle squadre che giocano con un uomo sulla tre quarti. Naturalmente può essere utile anche nel 3-4-1-2, quindi trequartista dietro le due punte. Alla Stella Rossa gioca invece in un 4-2-3-1, ma rimane il trequartista la sua posizione. Concludiamo con: è un profilo da Inter? Direi decisamente sì, per tutto quanto citato. Naturalmente non dobbiamo aspettarci che arriva Kostov e già dalla prima partita inizia a far faville. È quello che ci auguriamo, ma non è scontato che succeda così. Però è un calciatore che ha, secondo me, il futuro dalla sua parte e quindi bene, se l'Inter dovesse davvero riuscire ad anticipare la concorrenza, a portarlo in Italia, anche se per una cifra intorno ai 20 milioni, che è comunque una cifra importante, però direi che è un profilo decisamente da Inter. L'unico aspetto riguarda proprio quello: se lo prendiamo per passare al 3-4-2-1, ben venga. Se lo prendiamo e poi pretendiamo di adattarlo in altri ruoli, perché qualcuno ha riportato anche che può fare l'ala, però torniamo al solito aspetto: non è un calciatore, ha un buon scatto, però non è velocissimo e non è un funambolo, quindi perché non è un dribblatore da uno contro uno, quindi perché dirottarlo in altre posizioni? Per farla breve, se devo fare come magari fatto con Luis Enrique, e attenzione, non li sto paragonando per qualità tecnica, ma che prendo un esterno d'attacco e lo metto a fare il quinto, o devo prendere Kostov, trequartista, e lo metto a fare la mezzala o l'esterno d'attacco, se non addirittura il quinto, e allora direi che è meglio concentrarsi su altri calciatori. Se c'è quell'idea di giocare con un trequartista, uno o due trequartisti, e allora ben venga l'acquisto di Kostov, perché dopo un periodo di adattamento, dopo che si sarà inserito in un calcio, in un contesto diverso, poi potrebbe essere un grandissimo talento. Aspetto anche le vostre considerazioni nei commenti. Cosa ne pensate dell'eventuale affare Kostov? Se secondo voi è un calciatore all'altezza dell'Inter, se vi piacciono anche questo tipo di affari oppure preferireste un calciatore già pronto. Insomma, come al solito, confrontiamoci nella sezione apposita e come sempre io vi lascio con un gran bel Forza Inter!